Ciao amici e buona domenica 15 settembre a tutti. Una domenica un po' amara per chi tifa Juventus, che sicuramente non può essere soddisfatto di quanto visto ieri all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, perché se ci fosse stato il regolamento della box, quindi i punti, credo che la formazione guidata da Vincenzo Montella avrebbe meritato ampiamente il successo sui campioni d'Italia in carica. Però fortunatamente il calcio non è box e quindi ha altri parametri, altri aspetti da valutare e quindi la Juventus, per sua fortuna, torna a Torino con un punto che, considerando l'avvio di questa stagione, il precampionato avuto, l'arrivo del nuovo allenatore e diversi giocatori inseriti, non è da buttare. 7 punti nelle prime 3 giornate, di cui appunto 2 risultati utili contro Napoli, trasferta dal Franchi, e anche a Parma non sarà facilissimo per le altre fare punti. Insomma, diciamo che onestamente dal punto di vista dei punti, scusate il gioco di parole, credo che la Juventus sia perfettamente in linea per poi decollare nelle prossime puntate. Preoccupa però l'argomento infortuni, ed è qui che mi voglio soffermare in questo video, perché poi ho rivisto anche la partita questa notte e onestamente si è vista come la Juventus non avesse gamba, avesse poca benzina, poche energie mentali, come la Juventus abbia dovuto anche rivedere il suo piano gara, perché quando perdi 2 giocatori per infortunio nell'arco di 45 minuti, e che giocatori, perché stiamo parlando di Douglas Costa e Miralem Pjanic, inevitabilmente confluisci in uno status di difficoltà da cui uscirne poi diventa parecchio complicato, e credo che solo grazie all'esperienza ieri la Juventus sia riuscita a portare a casa un punto che poi alla fine della stagione può rivelarsi dannatamente prezioso. Infortuni, appunto. Allora, ho letto negli anni tantissime critiche nei confronti di Max Allegri, del suo staff atletico, del suo staff medico, della società. La verità è che quando parliamo di Douglas Costa, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e magari dimentico qualcun altro, probabilmente anche Aaron Ramsey, parliamo di giocatori che non hanno nelle loro gambe l'opportunità di coprire sapientemente in termini di presenze l'intera annata calcistica. E su questo non si scappa, perché chi pensa che De Sciglio possa fare 40-45 partite, dovrebbe uscire dall'osteria. Stesso discorso per Sami Khedira, stesso discorso anche per Douglas Costa, che è fortissimo, ma che negli ultimi anni ha sempre avuto un feeling particolare con l'infermeria. E quindi da qui si riparte. Bisogna avere chiara l'idea che Sarri dovrà gestire questi calciatori. Dal punto di vista tecnico non si discutono, perché mi sembra che tutti quelli poc'anzi citati abbiano nel DNA, nelle corde, le qualità necessarie per far parte di un organico importante come quello della Juventus. Però non ti offrono garanzie nel breve e lungo termine per via appunto dei tanti infortuni che sono soliti avere durante la stagione. Ed è normale che qui entreranno in ballo poi le fatidiche rotazioni, che in questo momento, come ha spiegato Sarri pre-trasferta di Firenze, non possono essere feroci. Perché? Perché l'ex tecnico del Chelsea sta cercando di portare nuovi concetti calcistici e quindi un cambiamento non può essere drammatico, bensì deve essere graduale e deve essere poi portato a stabilire una certa stabilità appunto tecnico-tattica per tutta la rosa. Quindi inizialmente giocano sempre gli stessi, secondo me a partire da Verona vedremo un cambio /2 per reparto, là dove se ne possono fare, perché già a livello di terzini mi sembra che la Juventus sia piuttosto corta, e vorrò analizzare questo argomento nei miei prossimi video, perché sicuramente la Juve si è accollata a un grosso rischio per quanto riguarda i terzini, e quindi deve sperare che tutto fili liscio. Però già ieri, avendo De Sciglio out e con Danilo con i crampi al 60°, Sarri ha dovuto inserire Quadrado come laterale basso destro, d'altra parte aveva Alexandro, quindi 2 giocatori di spinta, ed è stato un rischio, anche se poi Quadrado mi sembra che sia entrato anche piuttosto bene. Insomma ragazzi, ora testa, cuore, gambe rivolte a Madrid, dove mercoledì sera la Juventus affronterà al Wanda Metropolitano l'Atletico, per una gara che già ci dirà molto sulle ambizioni nell'immediato
della signora in Champions League. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto mettete like e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube di Romeo Agresti. Buona domenica a tutti, un abbraccio.